C'è poco da fare, sempre bellissimo svegliarsi al mare, soprattutto con un messaggio da una persona che non conosco ancora su Instagram, infatti vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Federico_Leo88, che mi chiede se volevo provare la sua macchina, una BMW M3, e come si fa a dir di no. Ma nel mentre che lo aspettiamo vorrei aprire questo e provare insieme e avere un vostro parere. Esattamente questo, Videomic Pro Plus della Rode, che costa un sacco di soldi e non so se ne valga la pena oppure no. Adesso facciamo una piccola prova insieme. Adesso lo monteremo e continueremo il video con questo microfono, quindi commentate qui sotto e ditemi come si sentirà. Montato senza regolare i volumi, quindi dovrò mettere un po' a posto, e l'ho scambiato col mio solito microfono, quindi Rode Micro, che costa molto meno, quindi non so se ne valga così tanto la pena. Ma adesso sentiamo dov'è Riccardo con l'M3, perché sta arrivando. Pronto? Riccardo? Sono Federico. Eccomi. Tra quanto arrivi più o meno? 5 minuti sono da te. Ok, ti aspetto. Vai, a dopo. Ciao ciao. Ed eccoci qua, finalmente è arrivato Riccardo, che ve lo presento subito. Ciao Ricky. Ciao. M3? M3. L'M3 quella vera, non... Quella col cambio... appunto, c'ha un cambio manuale che non se ne trovano, è una delle uniche, anzi rarissima. E dato che mi hai detto che mi porterai in un posto molto carino, un passo qua vicino, Passo del vestito. ok, quindi ve la faremo vedere da fuori tra poco. Adesso ci mettiamo in macchina. Allora, M4 da 400? M3. M3. Come Infatti ti ho M4. messo subito la prova, C'è perché provato. questa è la vera. La vera è M3. M. Sì, che adesso hanno cambiato i nomi, hanno voluto fare M4, M3, però il nome vero dell'M3 è M3. Esatto. Da 431, 4,40. 440. 4,31. Speravo che fossi un po' più esperto di me. Comunque dai 430 ai 440 cavalli. Diciamo, dai, nel mezzo, di media. E la cosa particolare di questa macchina, diciamo prima, è il cambio manuale a 6 manuale. rapporti. Sì. E secondo me è il vero cambio. Qualcuno poi magari non ci vorrà bene in questo momento. Se il signore ci ha dato la gamba a sinistra, usiamola. Usiamola. Nel mentre che andiamo a questo passo del vestito che mi dici che è bellissimo, quindi mi fido, Speriamo, dai. dimmi perché hai scelto questa macchina, perché sono curioso, dato che ho un M2 anch'io. Allora, ho scelto questa perché ero andato a Quattro vedere, porte? ero andato a vedere una Giulia quadrifoglio, quindi diciamo. Però alla fine ho visto questa, ho pensato alle 4 porte, ho 2 cani, 2 check rass che viaggiano con noi, vivono con noi, e quindi questa è una macchina che deve essere pratica. Macchina sportiva che però ha la praticità di una berlina. Apri le porte, carichi i cani e loro trasportini e sei a posto. E questo cambio qui perché? E quel cambio lì perché sennò la gamba sinistra si atrofizza. Ah, ok, per comodità. Per tenerla allenata. No, perché comunque è un cambio molto elastico, quindi secondo me il senso della macchina è quella del cambio manuale. Anche... Come ti trovi? Come consumi? Allora, come consumi dipende cosa si fa, perché io la uso tutti i giorni, la macchina ho preso per usarla tutti i giorni, per andare in studio, casa, studio, studio, casa. 36.000 km in meno di 2 anni, Sì. da nuova. Ma c'è il lockdown, quindi è stata un po' ferma. Quindi... Se no eravamo oltre i 45 sicuramente. E la macchina autostrada è una macchina che comunque tranquillamente fa 10, anche 12 con 1 litro. C'è un po' di discesa, ragazzi, non fidatevi troppo. Con No, vento dai. favorevole, tutto condizioni perfette. Scia. Utilizzo diciamo un po' più sportivo, diciamo che siamo un po' distanti da questa cifra, diciamo che la dimezziamo abbondantemente. Stavo fermando. Ragazzi, ci hanno appena fermato per un controllo e andavamo a 35 km/h. Però cinturati, perché la sicurezza prima di tutto. Tutto quindi a posto. perfetto. Mi raccomando, ragazzi, andate sempre piano. Adesso ci andiamo a fare un giretto, andate piano per strada. Ora entriamo in autostrada
e vediamo un po' come si comporta, quanto comfort ha questa macchina anche rispetto all'M2 che la conosco abbastanza bene. Di motore ne ha. È bella. Già quando ho provato l'M4 l'avevo sentito. È proprio bella cattiva, soprattutto rispetto alla mia che è un M2 normale, non competition, quindi ha la turbina in meno, un motore meno aggressivo ed è sempre piena, è sempre pronta. Bella schiena. Sì, con questi 431 cavalli. 31 hai ragione, 31. dai. Tanto che aspettavamo la polizia abbiamo guardato. Abbiamo guardato per sicurezza e mi ricordavo bene. Poi mi dicevi che sul volante ha tanti controlli, tra cui M1 e M2, che ha delle regolazioni che tu puoi impostare e impostare che su M1 hai tot regolazioni, sì. M2 altre. In questo momento qua tu mi hai detto che con M2 togli totalmente tutti i controlli. Sì, questa ha le sospensioni elettroniche e vabbè, il settaggio motore normale, quindi tu sul bottone puoi programmare. Su M2 è settata per la pista, diciamo. Devi premere 2 volte perché ti chiede se sei sicuro. Confermato, quindi Esatto. DSC off, quindi tutti i controlli off. Disattivato il DSC, le sospensioni sono più rigide, il volante è più rigido, le scarichi sono più aperti e la potenza è massima. Devo ammettere che è più comoda comunque da viaggiare così in autostrada, la comodità c'è e poi comunque abbiamo dello spazio dietro che non è assolutamente male. No, anche la bogliera è sorprendentemente grande. Sì. Quindi... Arrivati, passo del vestito. Ci siamo. Voglio sentire come reagisce la macchina, anche se non andremo forte. Però voglio sentire l'agilità e soprattutto quello che mi ha colpito un po' di più è il volante, perché comunque è bello reattivo e soprattutto è bello duro, sembra molto corsaiolo. Sì, è settato nella modalità più race, diciamo Sport Plus. Mi piace tenerlo un po' più rigido. Adesso sono in configurazione M1, quindi non configurazione massima. abbiamo i controlli, dai. Abbiamo i controlli, adesso mettiamo 2 senza controlli, conferma e sentiamo un po' com'è. Che coppia, ragazzi, ne ha tanta rispetto anche all'M2 e questo cambio manuale è top. Poi non c'è nessuno, non c'è proprio nessuno, però mi raccomando non esageriamo mai. Basta, penso che sia abbastanza. Abbiamo dato. Però era troppo bello quel tornante lì per... So che adesso vorreste vedere di più, ma ragazzi, per strada non esageriamo. Poi se troviamo i tornanti così, come si fa? Non... Ragazzi, quasi mi pento, però... Strada non trafficata questa, quasi chiusa. E visibilità mi sembra molto buona, anche questi specchietti qua che sono molto belli, a mio parere, ti fanno vedere molto il dietro. Sì, servono. Quindi è una cosa che non è assolutamente male. E un'altra cosa che mi ha colpito è che è molto preciso l'indicatore della marcia, è velocissimo, appena metti la terza lo percepisce subito, pur essendo un cambio manuale, e non me lo sarei aspettato. E un'altra cosa ancora, che ho sentito che la macchina fa il punto attacco da sola ogni tanto. Sì, aiuta. Cioè, è una cosa che non è assolutamente male, perché comunque in staccata il punto attacco aiuta. Che dici, Riccardo, la faccio vedere da fuori? Sì, facciamo vedere da fuori, vai. Dai. Una vettura lunga 4,67 m, però ha larghezza di 1,88 m per 1595 kg di peso. E con un bagagliaio mica male, che si dovrebbe aprire così, da 480 litri. E in teoria si dovrebbe aprire anche la mia M2, ma non l'ho mai provato, mai. E con questo 3000 biturbo
che ricordiamo che è stata la prima M3 con un turbo e non aspirata. E Riccardo mi stava dicendo che non ha neanche il cofano insonorizzato, quindi non capiamo se è la sua, Me l'avranno rubata. perché vedete qua che non ha niente. E infatti secondo me con la pioggia, con il rumore... Com'è? È un bel rumore. Un bel rumore. E questo è il cambio manuale di cui vi parlavamo, lo faccio vedere un po' più vicino. Cambio 6 marce manuale. Riccardo, devo ammettere che ogni volta che provo un M4 o un M3, in questo caso qui, mi rendo conto che differenza ce n'è con l'M2. È un po' meno agile rispetto alla mia, però a livello di comodità e di motore la differenza si sente. Quindi che macchina prendi come prossima? Dai, fra 10 anni ti servirà anche a te una macchina più comoda. La prossima la vediamo. La prossima... Fateci sapere nei commenti Dateci un consiglio. se la Giulia quadrifoglio potrebbe essere una buona alternativa oppure no. So che è una macchina che a tanti piace molto, Anche a me. quindi anche a me. Io spero che vi sia piaciuto, un video un po' diverso e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Veniteci a trovare. Ciao ciao!